Buongiorno. Sticks sono degli incensi naturali e provengono dagli indiani d'America che li usavano durante le loro cerimonie di purificazione o di benedizione. E che cosa sono? Sono delle cose molto semplici, praticamente sono aromatiche che vengono raccolte insieme, fatte essiccare e usate appunto come degli incensi naturali, cioè vengono bruciate e servono per profumare gli ambienti, la casa, ma anche per purificarla, perché alcune piante hanno delle proprietà purificanti, come per esempio la lavanda, e quindi purificano anche gli ambienti e profumano in modo meraviglioso. Allora, vediamo cosa abbiamo bisogno per prepararli. Io ho già raccolto delle erbe, le mie erbe preferite. Ho raccolto l'iperico, la lavanda, la salvia, la menta, il rosmarino e sempre la salvia. Queste sono le mie erbe preferite, ma sono anche quelle disponibili adesso al momento nel mio orto, nel mio giardino e nel mio campo di lavanda. Quindi anche tu puoi scegliere quali sono le tue erbe preferite e anche metterci dei fiori. Per esempio, io a volte ci metto anche le rose che profumano molto. Naturalmente devono essere sia erbe che fiori molto profumati perché sono degli incensi naturali che devono profumare l'ambiente e quindi è indicata delle erbe molto profumate. Allora, oltre a queste piante, queste erbe aromatiche, avremo bisogno per farli anche dello spago e le forbici. Allora, quindi iniziamo a prepararli. Vediamo, abbasso che così si vede meglio, forse. Allora, io parto sempre, a me piace, allora, parto dall'iperico perché è bellissimo, ha un colore stupendo, si raccoglie in questo periodo. Per tradizione l'iperico, detto anche erba di San Giovanni, si dovrebbe raccogliere il 24 di giugno per appunto San Giovanni. È un'erba che addirittura era conosciuta del passato come erba magica o erba delle streghe perché ha tantissime proprietà benefiche e io ci preparo anche l'oliolito e qui cresce selvatica, io non la coltivo ma cresce nei miei campi ed è selvatica, quindi la raccolgo in questo periodo. Ok, quindi abbiamo tagliato, avete bisogno dei gambi abbastanza lunghi dell'iperico, poi uniamo altre piante aromatiche. A me piace unire la menta, che è profumatissima, questa è la menta del mio orto sinergico, quindi la mettiamo così a raggiera per fare, oltre a fare un incenso naturale, anche qualcosa di bello e di decorativo. Ok, quindi ci mettiamo, avevo raccolto altra menta, ma adesso non la trovo. Va bene, poi oltre alla menta ci mettiamo intorno anche del rosmarino. Ecco, qui, rosmarino, profumatissimo anche questo, a me piace tantissimo. E poi naturalmente non può mancare la lavanda che, come vi ho detto, ha anche proprietà proprio purificanti. La lavanda, tra le sue tantissime proprietà, ha quella di purificare gli ambienti, purificare sia l'aria, purificare le energie presenti negli ambienti,
poi favorisce la concentrazione, scioglie le tensioni, favorisce il rilassamento, quindi, e poi è stupenda. Guardate già che bel mazzetto che abbiamo fatto, bellissimo. Il giallo e il viola è stupendo insieme, secondo me. Quindi mettiamo tanta lavanda profumatissima, ok? E poi ci aggiungiamo per ultimo la salvia, che tra l'altro era la pianta aromatica che veniva più usata dai Pelle Rossa, dagli indiani d'America. Quindi ci mettiamo la salvia, che poi è bella perché chiude bene proprio il mazzetto. Ok, quindi abbiamo fatto un bel mazzetto con queste erbe aromatiche. Adesso tagliamo i gambi, li uniformiamo. Ok, facciamo una non troppo lunga. Vedete che venticello che c'è sempre qui, si sta una favola. Tra l'altro l'uso di incensi naturali per appunto durante i rituali di purificazione e di benedizione non è qualcosa che riguarda solo gli indiani d'America, ma veniva utilizzato in tantissime tradizioni, tra l'altro anche dagli egiziani. Non so se lo sapete, ma io in passato, prima di coltivare lavanda, avere un'azienda agricola biologica, un agriturismo qui in Maremma, sono occupata anche, cioè ho studiato egittologia e ho studiato a Parigi egittologia e ho fatto taglio ancora un po' i gambi, ho fatto una specializzazione in egittologia e anche iniziato un dottorato e appunto in Egitto gli egiziani, se vi ricordate, non so se siete mai stati in un tempio egiziano o avete visto, o in un museo dove avete visto la collezione egiziana, ci sono proprio le rappresentazioni anche sui templi degli re che bruciano degli incensi davanti agli dei, perché faceva parte sempre dei rituali di purificazione. Allora adesso, come avete visto, io ho avvolto lo spago intorno allo smudge stick e adesso farò un nodo per fermare lo spago. L'ho avvolto, l'ho girato 2 volte lo spago, adesso chiudo con un nodo. Ok, poi con lo spago semplicemente avvolgo le erbe per appunto raggrupparle, vedete? Adesso il rosmarino vuole scappare dallo smudge stick, ma noi lo rinfiliamo dentro. Ecco, non fate altro che, vedete, avvolgere lo spago intorno allo smudge stick. Così, vedete? Dovete stringere ben forte. Ok. Così, vedete? Lungo tutto il gambo. Adesso, qui, arriviamo fino alla fine. A me piace lasciare poi la fine aperta perché è talmente bello, sembrano quasi dei bouquet. Io mi sa che i miei li, li appenderò anche in casa per bellezza, perché comunque profumano anche se non li bruciate, le erbe aromatiche profumano e quindi sono bellissime anche come elemento decorativo. Il ricordo dell'estate. E adesso lo fermiamo, vedete, io adesso ho chiuso con un nodo, perché sennò poi lo spago scappa. Quindi chiudiamo il nostro smudge stick, facciamo un bel nodo,
E poi questo smudge stick lo dovrai mettere a testa in giù a fare essiccare, perché adesso naturalmente le erbe sono fresche e non brucierebbero, quindi con questo spago qui lo metti a testa in giù in un luogo areato, io per esempio lo tengo qui sotto la mia tettoia, in un luogo areato all'ombra, perché in questo modo le erbe non si rovinano, perché sennò la luce del sole le rovinerebbe. Così ci vogliono, adesso che fa caldo durante l'estate, ci vogliono pochi giorni per essiccarlo. E poi adesso ti faccio, adesso ti faccio vedere come funziona. Allora, questo è uno smudge stick, vedete vedi che ho già essiccato. Questi li trovi anche in vendita nel mio shop online, poi metterò il link. Ok, anche questi, vedi, questi sono già fatti. Ok. E adesso ti faccio vedere come si usa lo smudge stick, perché allora questo è uno che abbiamo fatto l'anno scorso, che mi è avanzato, vedi ci avevo messo anche delle rose, le rose del mio giardino, il rosmarino, e poi ci avevo messo del timo e della lavanda. Praticamente tu poi con l'accendino dai fuoco, ecco, qua c'è vento, dai fuoco, ecco, ho riso e ho spento, dai fuoco, poi spegni e vedi che diffonde il profumo e lo lasci bruciare proprio come un incenso naturale. Che profumo! E purifichi gli ambienti, purifichi te stessa e diffondi un profumo naturale, in modo naturale. Gli smudge stick sono anche uno degli elementi che compongono, che fanno parte di un soggiorno specialissimo che ho ideato qui da fare nel mio agriturismo, che si chiama lavanda magica e sfrutta proprio tutte le proprietà della lavanda, e che appunto qui hai proprio davanti, c'hai un campo di lavanda e include varie elementi, quindi ci sarà da creare uno smudge stick e purificare l'ambiente. Poi ci sono delle meditazioni, ci sono dei rituali, e per creare questo soggiorno mi sono avvalsa dell'aiuto di un'esperta in questa materia che si chiama Cecilia Lattari, che è anche una mia amica e che ha creato per me proprio questo soggiorno che dura 3 giorni ed è un soggiorno specialissimo. Trovi tutti i dettagli del mio sito, comunque metterò il link qui sotto. E quindi per oggi è tutto. E se provi a fare degli smudge stick, condividili, fammeli vedere e scrivimi nei commenti. E se vuoi iscriviti al mio canale, tutti i giovedì alle 11:30 c'è una diretta. Ciao! Alla prossima!